Benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi venerdì 25 febbraio. Ieri pomeriggio si è tenuto il Consiglio Comunale in cui una buona parte della discussione del tempo è stato occupato nella discussione appunto della guerra in Ucraina. La condanna alla guerra si è sollevata da tutte le parti politiche, scatenando però una piccola battaglia all'interno del Consiglio stesso, in quanto nella volontà di tutti di farsi portavoce di una mozione che condannasse la guerra e che diventasse parte dell'ordine del giorno, le mozioni si sono sovrapposte, scontrandosi laddove avrebbero potuto fare invece voce comune. Maria Rosa Boscolocchio di Energia Civica ha presentato la prima mozione, condanna alla guerra, mentre Barbara Penzo del Partito Democratico ha presentato la seconda, mobilitiamoci per la pace. La prima mozione è passata, non la seconda. Il risultato ha lasciato esterrefatta la Penzo in quanto la mozione da lei presentata è stata rigettata senza neppure essere stata letta. Ciò ha lasciato la consigliera allibita in quanto la mozione poteva essere condivisibile. Le mozioni erano sovrapponibili come altre che la destra stessa avrebbe voluto portare ma che non ha fatto perché ciascuna voce in questo senso non poteva che essere condivisa. Passata all'ordine del giorno è stato quindi richiesto al sindaco che si faccia portavoce al governo per attivarsi per l'immediata sospensione di qualsiasi attività bellica e per condannare il ricorso alla guerra come metodo risolutivo in caso di dissidi. Il consigliere Vianello, l'oggetto della mozione della Penzo, non era rivolto alla condanna della guerra, che ieri è esplosa alle porte dell'Europa in una giornata tragica, ma al metodo adoperato per portare la mozione stessa all'attenzione del Consiglio. Vianello ha voluto sottolineare l'esistenza di un iter che spesso non viene rispettato, con richieste presentate all'ultimo minuto. Ciò che ha detto Vianello non è stato apprezzato dalla minoranza, né da Montana Ariello e neppure da Alessandra Penzo, la quale ha affermato di essersi sentita in imbarazzo per ciò che ha affermato il consigliere, ravvisando nelle sue parole la mancanza di volontà di collaborare. Le due mozioni presentate comunque avrebbero potuto fondersi in una unica. Le cose sono andate però oltre, mantenendo sul vivo la discussione per quasi un'ora e mezza, in cui è sfociata anche l'accusa alla destra di mancare di rispetto alla minoranza dal momento in cui si è seduta in consiglio. Tutti avrebbero voluto farsi protagonisti di frasi recriminatorie nei confronti della guerra e delle sue deleterie conseguenze in un periodo post-pandemia. Tutti avrebbero voluto esprimersi con frasi di condanna ed è doveroso far sentire che la politica è contraria alle azioni di guerra. La condanna è univoca, ha ribadito la consigliera Segantin abbassando i toni del dibattito senza tante parole. In questo contesto le discussioni sono inutili, ha affermato, si è tutti sconvolti. Vianello, ripresosi dopo l'attacco personale che la minoranza gli ha fatto quasi all'unisono, ha affermato che la pace si costruisce una parola dietro l'altra e nell'aula del Consiglio, nei suoi confronti, è stata invece data una prova di violenza ed è ciò che ha visto chi ha seguito la diretta streaming. Ha ribadito sottolineando che quello che ha avuto modo di vedere chi segue il Consiglio Comunale da casa non si può dire sia stato un buon esempio. Per chi ancora non si fosse svegliato, non sapesse che bisogna dare una cosa.
Il consigliere veronese ha proposto che il municipio venisse illuminato con i colori della bandiera del popolo ucraino, blu e giallo, in segno di vicinanza. Il sindaco ha accolto il suggerimento e già da oggi dovrebbe partire appunto l'idea. Al riguardo è intervenuto anche il consigliere Matteo Boscolo Meneguolo, che ha affermato di ritrovarsi oggi nella stessa situazione del 2020, quando il nemico inaspettato era il Covid. Proprio ora che sembrava di vedere uno spiraglio, si è caduto in qualcosa che non ci si aspettava. Si deve seguire la via del dialogo e della diplomazia e non la polemica. A parere del consigliere Dolfini, il tema doveva essere trasversale tra tutte le parti politiche, senza neppure la necessità di portare una mozione al voto a riguardo. Si tratta di una guerra senza senso, ha affermato, come tutte le guerre. Quello che preoccupa ora sono i risvolti economici della guerra in questa situazione già di difficoltà dovuta alla pandemia. La mozione deve far capire la condanna di chi oggi alla guerra e la necessità di dare il via ad azioni diplomatiche. Un intervento simbolico è stato fatto dal consigliere Dem Salvagno, il quale ha voluto evidenziare che ognuno di loro presenti in aula avrebbe voluto affermare il proprio voler essere contro le azioni belligeranti iniziate ieri. Qualsiasi mozione doveva essere accettata a prescindere, ha affermato. Il consigliere Lucio Tiozzo ha invece visto nella situazione la mancanza dell'ONU, un passo che nella mozione della Penso era presente che avrebbe potuto completare la mozione della Chio. Nella mancanza dell'intervento dell'ONU, Tiozzo ravvisa una sconfitta dell'organizzazione, ma in questa guerra vede gli stessi elementi che hanno contraddistinto il secondo conflitto mondiale. All'inizio della seduta il sindaco Mauro Armelao ha voluto dare in anticipo una notizia molto importante, arrivata qualche decina di minuti prima e della quale non aveva messo a parte neppure la stessa giunta. Infatti il 7 marzo viene convocata una commissione apposita in cui si possano ritrovare minoranza, maggioranza e giunta, con la presenza del direttore generale della US3 Edgardo Contato, per discutere sulla situazione dell'ospedale Chioggiotto. A questo ha trovato da ridire il consigliere Lucio Tiozzo, che lamenta di aver richiesto un incontro simile ma di non averlo ottenuto, accusando il sindaco Armelao di commettere importanti errori. Armelao ha ribadito la volontà di coinvolgere tutto il consiglio comunale, tanto che non appena saputo dell'arrivo di Contato ha voluto condividere con tutti coloro che possono dirsi interessati. Afferma di aver voluto coinvolgere la minoranza come ha fatto, proponendo anche una conferenza stampa al termine dell'incontro, portando ad esempio il bambino che nei giorni scorsi ha invitato nel suo studio e alla sua scrivania in quanto appunto esempio di buon atteggiamento. Ha ribadito che in quell'aula ieri non si è dimostrato un buon esempio, sottolineando che chi ha cominciato la seduta e l'ha continuata urlando è stata solo e sempre la sinistra. I giovani hanno bisogno di esempi, ha affermato, non di esempi come quello dato in aula ieri. Tra le interpellanze, Tiozzo aveva chiesto al sindaco di avere un incontro con il sindaco di Venezia e con i vertici di AVM. Incontro c'è stato, ma non con il sindaco di Brugnaro. Di questo si è lamentato Tiozzo, chiedendo che il sindaco tiri fuori la forza e pretenda di essere ascoltato da Brugnaro. La condizione di AVM è stata molto discussa in quanto, nonostante la pandemia, il minor afflusso turistico e quindi la minor necessità di bus, ha portato a importanti cali di fatturato, ma la ditta sta continuando a galleggiare, nonostante i deficit di bilancio sostanziosi. Nessuno è stato licenziato e AVM è andato avanti per la sua strada.
In definitiva si è trattato di un consiglio comunale frizzante che ha visto toni piccati tra qualche consigliere, in cui sono state portate avanti questioni al limite della polemica. Consigliere veronese ha chiesto, facendosi portavoce dei negozianti di Sottomarina, se per l'estate fossero stati previsti eventi anche a Sottomarina oltre che a Chioggia o se come è successo a Natale non fosse previsto nulla. A ciò ha risposto l'assessore Serena De Perini, la quale, sottolineando che l'amministrazione precedente aveva accantonato per gli eventi natalizi negli scorsi anni 120.000 euro, lasciando le casse vuote per il Natale di quest'anno, e il comune ha fatto ciò che poteva con ciò che è riuscito a ricavare, organizzando eventi a Sottomarina quanto a Chioggia, eventi che però hanno avuto uno scarso successo a causa delle condizioni meteo. Meteo e temperature infatti sono state a sfavore degli eventi, la recrudescenza del virus ha fatto invece il resto. Il Solo Polemica ha affermato: per l'estate la De Perini ha detto invece che si è già al lavoro. Altro tema trattato ieri in Consiglio Comunale è stata la PAT, la necessità di fornirsi. Chioggia è il primo tra i grossi comuni veneti che non la ha. Ci ha messo in difficoltà l'amministrazione nel momento in cui ci si deve raffrontare con la regione. È un tema questo su cui si deve appunto ragionare. Tra le altre discussioni c'è stata quella che riguarda alla ditta Altinia e la casa di riposo che dovrebbe essere costruita dove c'è ora l'ex colonia Turati, portata avanti la discussione da Energia Civica con la voce di Maria Boscolo Chio. Intanto viene anche richiesto che siano rispettate le concessioni per i plateatici, organizzando anche la raccolta di sedie e tavoli al termine del servizio serale per poter vedere più ordine nel corso del popolo. Ieri mattina, quando siamo stati al Zioba, abbiamo assistito finalmente allo smantellamento di quell'orrore che c'era a Vigo, il pontile di fianco praticamente all'imbarcadero della CTV, che se non sono 20 anni, saranno stati almeno 15, che era lì in quelle condizioni. Non si capisce come alcuni soggetti della sovrintendenza che da Venezia arrivavano a Chioggia in vaporetto e avevano disagio per la presenza dei bragossi appunto dell'amico Marco Teozio Bastianello, che per alcuni non si sa come era un segno di degrado, quando ogni volta che a Chioggia arriva una trasmissione, trasmissione di stampo nazionale, la prima cosa che riprendono sono i bragossi Ulissi, e stranamente per altre situazioni alcuni soggetti della sovrintendenza non hanno mai visto. Comunque tutto è bene quel che finisce bene. Ieri finalmente lo hanno smantellato, le operazioni di smontaggio sono andate avanti dalla mattina fino al pomeriggio e speriamo che ci siano altre situazioni in cui non si sa come la sovrintendenza non vede, mentre ne vede altre benissimo, come quella del famoso o famigerato ponte sulla Folsetta, che praticamente tiene isolati i residenti ed è un grave danno per la viabilità da almeno 3 anni. Speriamo bene.
Nasce la competizione guerra tra regioni a livello nazionale creata dal 23enne Lorenzo Crocco, chitarrista e capitano della band della regione Veneto nato a Chioggia. Interverranno artisti di tutta Italia per creare un brano unico e originale. Una vera e propria sfida che coinvolge artisti da ogni angolo dell'Italia per creare un brano prettamente strumentale sul tema caduta e rinascita. Ogni regione dunque ha la sua band che dovrà creare il suo brano inedito, il quale andrà ad affrontare le band delle altre regioni. Ci sarà quindi un totale di 20 band, 20 capitani e 20 brani e 71 musicisti. Domenica 27 febbraio, a partire dalle ore 9, si terrà a Sant'Anna, presso il Bosco Nordio, una gara di tiro con l'arco, organizzata dall'Associazione Dilettantistica Arcieri del Mare. Si tratterà di una manifestazione sportiva che prende il nome di Caccia e Tiro, con cui l'associazione vuole aprire la stagione 2022. Si prevedono 5 gare in programma, gli arcieri che si sfideranno saranno quasi 150, suddivisi per età. L'associazione opera nel territorio da più di 20 anni, promuovendo uno sport di antica nascita, ma attuale sotto l'aspetto della sicurezza, nel rispetto degli animali e per la natura. Gli Arcieri del Mare sono affiliati a 2 federazioni sportive italiane, la FIDASC, Federazione Italiana Discipline e Armi Sportive da Caccia, e la FIARC, Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna. Organizzano, per chi fosse interessato, una prova di tiro con l'arco con i propri istruttori, dei corsi di tiro nel campo scuole di allenamento che si trova a Sant'Anna in via Pegorina. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 25 febbraio, è la farmacia Amati Nicolini in Corso del Popolo, io vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!